la diretta. Oggi trattiamo il movimento fuoco, che ha a che fare con la gioia, con l'euforia, con il movimento estivo, anche se fuori piove tantissimo, ma magari ci porta bene parlarne. Allora, la gioia nel taoismo è considerata positiva, ma vediamo poi gli aspetti che la caratterizzano. Una gioia è pura, è bella, è coinvolgente, ci fa stare bene quando non è legata a niente di egoistico. Quindi non è una gioia perché ho ottenuto qualcosa, non è frutto di bramosia, di volere, di ottenere, è una gioia incondizionata, è qualcosa che sentiamo dentro e quindi è puro, è condivisibile, è compassionevole, è la gioia che abbiamo quando sappiamo di essere nel posto giusto al momento giusto, stiamo facendo quello che siamo stati chiamati a fare, stiamo portando avanti il nostro mandato celeste e questa sensazione molto bella non ci dà quella gioia che ci agita, ma è una gioia molto più rilassata, è questa contentezza di essere al mondo per un motivo valido, stare facendo qualcosa di buono per noi e per gli altri, quindi non dà agitazione, non è quella legata all'ottenere, al volere. È legata al nostro spirito Shen, questo spirito che possiamo definire come quella capacità di comprendere chi siamo, dove andiamo, cosa vogliamo condividere e in quel momento i nostri occhi brillano, siamo vivi, stiamo bene, è proprio una bella sensazione anche se appunto non ci porta a nessun eccesso, non dobbiamo immaginarcela come una risata forzata, come un'irrequietezza, una bramosia, un'agitazione, quella ha a che fare quando invece questa sensazione è in squilibrio e allora diventa o assenza di gioia o euforia eccessiva. E cosa succede? Beh, dobbiamo stare attenti, questi sono disturbi legati all'ego, al volere, al doversi sentire vivi ma legandosi a qualcosa di esterno, al dover ottenere, essere di più, dimostrare agli altri e questo ci porta a non stare bene, chiaramente noi, ma a non far star bene nemmeno gli altri. E nel taoismo questo discorso si lega anche a delle cose un po' particolari per la nostra visione occidentale. Immaginiamo che noi siamo il fuoco, questo fuoco del movimento fuoco del taoismo. Se voglio stare bene, io dovrei alimentare con calma il mio fuoco durante la mia vita, quindi un po' di legno, un po' di vento, piano piano, finché questo fuoco rimanga sempre visibile, sia la mia luce, però non dà fuoco agli altri, non si spegne, non divampa e distrugge tutto. D'altra parte potrei vivere con degli incendi continui e poi assenza, incendi assenza, quindi un ritmo che mi lascia veramente stanco, esaurito, non sto bene. E questo disequilibrio come si manifesta nella pratica? Si manifesta con la ricerca di avere il fuoco degli altri, quindi io divento ad esempio un guru. Le persone un narcisista, che vogliono l'attenzione degli altri, che per sentirsi importanti perché il loro fuoco si sta spegnendo, vanno a prendere il fuoco degli altri, quindi ad esempio chi dirige le sette, chi vuole tutti sotto il loro controllo, quelle sono persone che hanno bisogno del fuoco degli altri per poter alimentare il loro fuoco, quindi sono assolutamente in squilibrio. Ma d'altra parte potremmo anche arrenderci in qualche modo a questa cosa che il nostro fuoco si sta spegnendo, non viene alimentato e quindi cercare di alimentarlo attraverso delle sostanze, attraverso degli stimoli che ci rendano vivi perché noi da soli non riusciamo a sentirci vivi e questo dipende proprio dalla capacità di essere collegati con noi stessi, di ascoltarci e capire che cosa ci può rendere felici e quindi farci stare bene. Adesso vi leggo il passaggio del libro a proposito di Lisa, il mio romanzo di formazione dove si parla di questo tema. Farò una glissatina ogni tanto su dei termini perché ho paura che altrimenti Instagram mi toglie il video perché parlo di anche qua metto un trigger warning di dipendenze e quindi insomma potrebbe in qualche modo creare dei problemi. Per chi lo fai? Lo facevi? Drogarmi intendi? Sembrava che avessi intuito il quesito già dall'espressione di lei. Lisa annui, rimanendo silente. Questa è una domanda da 1.000.000 di euro, la avvisò, sorridendo, poi prese la tazzina e beve un sorso. Non voglio che tu pensi che sia solo colpa della mia famiglia,
Loro in fondo sono brave persone, credono di comportarsi bene, di aiutare gli altri, di salvare il mondo. I loro standard altissimi servono soltanto per preservare la specie, perché gli zeni continuano a prosperare e dominare la collina. Appoggiò il caffè e guardò Lisa per studiare le sue reazioni. Lei però era tranquilla, disponibile all'ascolto, del tutto aperta ad ogni asserzione. C'è stato un tempo in cui non sentivo più niente, solo inadeguatezza e paura. Era come se fossi avvolto da un buco nero e non ci fossero più colori. Non sentivo alcuno stimolo a vivere ed ero alla continua ricerca di emozioni forti. Allora ho provato di tutto, lo skateboard, lo sci d'alpinismo, persino il parapendio, ma erano tutti passatempi e continuavo a percepire quel vortice distruttivo che mi mangiava da dentro. Lisa sentì gli occhi riempirsi di lacrime, ma fece ogni cosa in suo potere per trattenersi e non distrarre Giacomo dalla sua confessione. Un amico, una sera qualunque, mi ha fatto provare e da allora è stato come vivere sulle montagne russe. Ho preso di tutto, ho smesso, ho ricominciato, ho iniziato a bere, a fumare, a strapparmi intere ciocche di capelli. Nel mio delirio quella era la vita. Quello era lo sballo che avevo cercato da sempre e non riuscivo a immaginare altrimenti. Si fermò. Forse avrebbe voluto proseguire, ma Lisa pensò che avesse dovuto fare un grande sforzo per parlarle di quelle cose con tanta trasparenza e così intervenne per lasciargli un po' di tempo per respirare. Grazie per la tua onestà, gli confessò ormai commossa da quel momento di magica connessione. Mi spiace di non essere potuta andare più nel dettaglio di questo argomento perché appunto ci sono temi sensibili, però spero di aver coperto abbastanza la gioia, l'euforia e quello che riguarda il movimento fuoco e speriamo di andare avanti con questa serie sui sentimenti, le emozioni e la lettura se può interessare. Intanto ringrazio tutti quelli che hanno guardato. Una ragazza, la sua nuova città, tante emozioni e un unico obiettivo: crescere per ritrovarsi. Ambientato a Trento, a proposito di Lisa descrive le contraddizioni di un luogo all'apparenza perfetto, caratterizzato dalle sue montagne, sagome austere e spigolose che abbracciano le fragilità più nascoste dei suoi abitanti. Lisa, la protagonista del romanzo, è una ragazza laziale che si trasferisce in Trentino per motivi di studio e che, grazie all'incontro con la famiglia Zeni, sarà costretta a confrontarsi con un passato che credeva ormai superato e dimenticato. Se volete scoprire il percorso di crescita di Lisa e degli altri protagonisti del romanzo, potete acquistare la vostra copia su tutte le piattaforme digitali, ordinarla direttamente dall'autore o richiederla in libreria. Grazie mille e buona lettura.